Ciao Elena, siamo qua con Franci. Ciao. Sembri sei in un sarcofago. No. Ho detto, mamma mia, mi è morta la medium. Mamma, mi si sono ristretti i ragazzi, mamma, mi è morta la medium. Per fortuna che non te la prendi. Perché No, Elena? Perché tu vuoi morire? No. no, E allora posso dirti quello che voglio, ma se tu non lo vuoi. esatto, non succede. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vedo è Franci. Mi mostra questa immagine che io vedo dall'alto e lei è dentro questa stanza quadrata al centro e dall'esterno arrivano come se arrivassero tante scosse che però non riescono a raggiungerla perché lei intorno ha un cerchio. Intorno a sé ha un cerchio. Finché rimane dentro questo cerchio, le scosse non la raggiungono. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice se mm, c'è un posto sopra, c'è tipo una botola sopra di lei da dove può uscire. Mm. L'ha già vista. No, mi chiede se c'è. Ah, e c'è? Lei può uscire da dove vuole. Non solo da quella botola. No. Ma poi una botola è un... Sì, ok, una botola in alto. Mm. Vibrazione. 13 miliardi. Consapevolezza. 128. PS. 42. Vite. 2218. Cervello. 9. Buoni. Un po' forse scarsa la consapevolezza. Sì, eh, come se facesse fatica a portare le cose che sa nel profondo, mi viene da dire. Un po' come se fosse una protezione. Progetto di Franci. Mm. Multiboomerang. È come se lei dovesse tutto il tempo utilizzare la sua energia e le sue risorse per parare i boomerang che le arrivano e rilanciarli. Cioè, è Mhm. come se lei avesse tanti boomerang, cioè il boomerang ritorna, no? Quindi è lei stessa che si lancia dei boomerang addosso. E quindi continua a lanciarli e poi li riprende e li rilancia. Quindi, diciamo, lei in questo momento è intenta a usare le sue risorse, le sue energie per lanciare via e riprendere i boomerang, per far sì che non le arrivino addosso facendo del male. Interferenze eteriche. C'è questo dinosauro che però è un dinosauro zombie che arriva con tutte delle bave, come se avesse tutti dei vestiti stracciati. Ehm, Perché è zombie? Che è curiosa come immagine. mm, Cioè. ehm, Lo vedo molto legato diciamo, a questo aspetto di cui lei ha paura,
che teme a livello sociale di questo momento. Ehm, è come se questo rettile agisse sulla sua paura. Ok, quindi a livello eterico, se lei guarda il rettile che gli arriva, che cammina verso di lei, lei arretra. Quindi lui utilizza questo suo timore per farla arretrare e tenerla immobile. Sì. Altre? Poi c'è questo essere, mi dice legato ai siriani, però è come, qui appare come se fosse una palla di gelatina azzurra con gli occhi e la bocca. Gelatina, ma che Sì. siriani hai detto? Sì. È come se volesse apparire carino e simpatico e tenero. Poi? Poi c'è una mantide che è come se, ok, questa mantide muove tre burattini che sono rappresentati da fantocci che possono sembrare umani. C'è proprio la mantide che con le zampe e anche le antenne, quello che ha davanti, non so cosa sono, muove dei fili che sono questi tre fantocci a forma di umani. Quindi mantide. Mm. Chi sono i tre fantocci, scusami? Lei e i figli? No, sono persone esterne, persone a cui lei tendenzialmente dà credibilità. Non sono della famiglia, potrebbero essere dei conoscenti della zona dove abita. Ha capito, non so. Vabbè. Ok. Quindi la mantide interagisce, vabbè, ovviamente interferisce con lei, Sì, però tu la vedi burattinare tre persone a cui sì, dà retta. sì. Sempre tutta la mantide. Infatti, proprio il suo modo. Mm. Modus operandi, Mm. dove? Dove? Altre? Poi vedo Zeus, che però principalmente è come se utilizzasse i siriani in via indiretta. Quindi non c'è la sua interferenza diretta, ma indirettamente attraverso i siriani e quella gelatina azzurra. Cioè chiami Zeus e c'è un bel corvo che arriva e adesso se ne va. Ecco. Ma poi sai cos'è? Zeus, non Zeus, ma chi se ne frega alla fine. Cioè, quella visione di Zeus ci sta, va bene, è stata vista la prima volta da quella innamorata di me, no? Mhm. Ma chi se ne importa alla fine della fiera? Cioè, sono solo interferenze eteriche, Sì. niente di che. Mm. Poi? Basta, poi ci sono 3 DL. Ok, aggiungo anche povera cogliona. E entità mentali. Allora, ce n'è una che è quella, diciamo, secondo me principale, nel senso che la vedo fin da prima, come se fosse, mm, allora, come se fosse, io direi, giostra multifaccia mi viene da chiamarla. È come se fosse un anello d'acciaio, no? Proprio come se fosse una giostra con tutte delle catene, fatta di tante catene che scendono e attaccato a ogni catena c'è una possibilità e un'esperienza possibile per Franci. Mhm. Questa giostra continua a girare e continua a passare davanti un'esperienza diversa per Franci lei non fa in tempo a coglierle. Mhm. Livello? 5. Poi.
poi c'è freccia unidirezionale, mi dice. È proprio come se lei fosse incaponita a seguire un'unica direzione e non riesce a vedere le sfumature. Quindi cosa fa? Questa entità mentale di livello 3 fa sì che lei non colga i segnali che potrebbero aiutarla dall'esterno. Livello? 3. Poi? Poi ce n'è una di livello 2. Ehm, fa sì che lei non riesca mi viene da dire, non riesca a parlare in maniera, eh, aspettando dei tempi giusti, quindi in maniera un po' più fluida, morbida, e che non riesca a prendere delle pause nel discorso che vuole dire. È come se questa entità mentale facesse sì che Franci deve dire tutte le parole che gli vengono per quel determinato discorso, tutte in sequenza molto, Velocemente. molto velocemente, fino alla fine. Come la chiameresti? Ehm, interlocutore, aspetta, ho l'immagine così veloce, aspetta. Non mi viene la parola. Istantaneo? Mm, No. Interlocutore velocissimo, non mi viene la parola. rapido, rapidissimo, istantaneo, veloce, fulmineo. Eh, Ciò anche detto dizionario di sinonimi dei contrari. Vabbè, vabbè, interlocutore comunque fulmineo. velocissimo. Sì, fulmineo, va bene. Mhm. Ok. Impianti. Ah, mentale, c'è questo impianto mentale che è formato da come se fosse un H messa in orizzontale al centro della testa e in cima alle due stanghette dell'H ci sono due frecce messe in verticale che spingono in direzione degli occhi. Ok. Mhm. Come un pezzo di scala che Sì, ha le punte che si infilano per terra, no? Che si appoggiano per terra dal lato degli occhi, come sì, se fossero delle frecce. sì, E a che serve? esatto. A fare la visione, a rendere, diciamo, la visione di Franci unidirezionale, quindi dove la vogliono loro. Poi? Poi c'è un cerchio, come se fosse un collare a livello della gola. Ed è come se fosse per l'entità un rilevatore della sua posizione. Quindi ogni volta che è in una direzione che va fuori dal progetto, la riportano nella direzione voluta. Poi? E poi ci sono due placche sotto le piante dei piedi, che anche queste servono a tenerla dove vogliono loro, tra virgolette, no? Un po' eh, fissata a terra, proprio come se fossero dei magneti con cui lei fa fatica a spostare i piedi. Pesante. Mm. Basta. Basta, sì. Va bene, facciamo un piccolo esperimento. Entità eteriche, no? Abbiamo il dinosauro, Mhm, il siriano, mhm, la mantide e la mantide. mm. Andiamo nei tre posti in cui sono stati creati queste entità. Ok. Pianeti, laboratori, pianeti piatti, pianeti tondi, pianeti quadrati, pianeti Mhm. piramidali. Partiamo dal dinosauro e andiamo a cercare il fratello del dinosauro o quello che è stato prodotto dopo o prima di lui, adiacente a lui. Sì, c'è questo posto.
Mm. È come se fosse un disco con tante celle, una di fianco all'altra, ok? E da queste celle, quando è pronto il dinosauro, sì, diciamo che questo posto è quello dei dinosauri. Tutti uguali, cioè ogni cerchio ha il suo tipo di interferenza, proprio come è fatta, no? Quindi questo cerchio è quello dei dinosauri fatti come questo. Mhm. E si apre come se fosse un garage, quindi è una porta di metallo dove escono le interferenze quando sono pronte per andare a interferire. Va bene, facciamo tutto sotto gli occhi di Franci. Vado io in questo posto e prendo quello prima e quello dopo. Mhm, Mm? sì. Come li vedi questi due? Sono simili a dinosauro zombie? Allora, come diciamo la natura, la forma è simile. Quello prima è arancione, più piccolo, Mhm. e quello dopo è più aggressivo, risulta più aggressivo, no? Quindi che spesso apre la bocca e fa vedere i denti ed è più su un blu astro. Vabbè. Fa vedere a Franci che cosa sono le interferenze eteriche, siccome Mhm, queste non interferiscono con lei, ma io sono nel mio mondo padrone di me stesso, vado mhm. lì da questi due e metto la mia mano destra sul cranio di uno, la mia mano sinistra sul cranio dell'altro e trasmetto loro una vibrazione di 6 miliardi. Spariscono. Ok, inceneriti. Addirittura lì neanche inceneriti, nel senso svanisce, è come se la vibrazione di 6 miliardi Non sono mai esistiti, esatto, neutralizza i dati che creano queste interferenze. quindi non sono mai esistiti, sono stati Mm, tolti dalla creazione. sì, Stessa cosa siriani. Tata. Andiamo a vedere i due parenti stretti del siriano gelatina. Cosa ridi? no, perché la gelatina è una proiezione, è già è una proiezione del siriano, quindi se io vado a vedere i due siriani di fianco non c'è la gelatina, Mhm. ci sono i due siriani. Maschi, femmine. Maschi tutti e due gli altri due. Ma hanno lo zizi? Mm, no, Sono maschi ma sessuati. sì, esatto, bravo. Di forma Sì, maschile. sì, si sa che sono maschi, ecco. Ma Ma hanno no, delle femmine accanto al loro, al loro fianco? No, perché non gli serve a niente lo zizi, quindi. no, no, è più un'idea, non so come dire. Eh, Eh, beh, ci non sono. è, sì, Vabbè, allora stavolta facciamo la combo. Quindi mano destra su lui e lei, mano sinistra su lui e Mhm. lei, siriani. Vediamo. Interferiscono, saranno i nostri capi, no? Quindi 6 miliardi, un bel No, regalo. Un bel regalo. 6 miliardi ai due di destra e ai due di sinistra. Par condicio, no? Donne e uomini, perché solo gli uomini, anche le donne. assolutamente. Mm. Allora, qua è come se è come se il loro corpo, ecco, perché qui c'è corpo, però è come se fosse troppa, questa vibrazione fosse troppa e stanno male. Mhm. Allora l'alziamo a 60 miliardi, Mm. Bruciano, a 600 miliardi. sono inceneriti. 6.000 miliardi. Devono scomparire dalla timeline. Ancora rimane la traccia, l'idea. 60 Di più. milioni di Mm, miliardi. mm.
Sì, così. Così Scomparsi. non, sì, Non ci sono più, non non sono mai ci sono avvenuti. proprio, no, Mantide. così no. Mhm. Siccome le mantidi mi stanno particolarmente sul cazzo, adesso ne troviamo 100 più 100, 200 di mantidi. Ok, sì. Stesso discorso, andiamo via veloce, andiamo subito a 600 miliardi. Sì, loro invece sì. Sì, hai creato un vuoto. Ok, quelle di Franci sono lì, di interferenza. Sì, sì. In questo modo voglio farvi vedere non quanto io sia crudele, ma quanto tutto dipende da me. In ogni caso. Quando, ma il sole l'ho ringraziato, non avete capito ancora niente. E poi ci leghiamo anche un po' all'ultimo punto di Franci sull'agenda, il negare consenso, eccetera. Mm. Vabbè. Nome del progetto di Franci. Allora, il nome del progetto, sì, avevamo visto prima, quello boomerang, Molti ancora. boomerang, scusami se sì, te l'avevo già chiesto. Sì, insomma, Va bene. Figli nel cinema. E anche ex compagno, marito. no. L'ex marito non entra perché non è previsto proprio dalla sua cultura, quindi non prende neanche in considerazione. Secondo, primo universo, la sua cultura. Secondo universo. Mm-mm. Figlio, maschio. Sì, sì, i figli sono davanti, tutti e due. Come li vedi? Sì, il figlio lo vedo un po' sofferente in questo periodo, un po' confuso sul da farsi della sua vita, un po' sofferente. La figlia, la figlia la vedo molto attaccata alla mamma, quindi quasi come se volesse fare delle cose per essere apprezzata e vista dalla mamma. Va bene. Partiamo per tale aureo e chiamiamo tutti i parenti di Franci. Vediamo se chi si presenta e se qualcuno si presenta in maniera più personale. Sì, c'è questa, potrebbe essere una bisnonna che era un po' indietro, cioè era messa un po' indietro e si alza e cammina sulle teste degli altri per venire davanti. Mhm. Perché? Cosa vuole dire? Mm. Allora, non sono sicura che l'abbia conosciuta, forse non l'ha conosciuta o l'ha vista piccola piccola, cioè la bisnonna ha visto Franci piccola piccola o pochi anni, però è come se lei fosse attirata da Franci, perché è come se lei le risuonasse molto simile, si ritrovasse molto in lei e quindi è attratta da questa vibrazione simile, mi fa vedere. Arriva vestita con un mantello come se fosse un supereroe. Mhm. Perché lei in vita aveva bisogno, mi dice, lei aveva bisogno di molta energia tutto il giorno perché doveva occuparsi di troppe cose. Mi fa vedere che era sempre molto attiva. Poteva dormire poche ore perché aveva tanto da fare e tante cose a cui pensare. Che cosa vuole dire a Franci?
alleggerisciti dal carico e prova a vivere nel qui e ora, è troppo pesante se no, così. Mm. È come, mi dice, è come se vorrei farlo io, ma non posso perché io devo continuare a vivere in maniera frenetica. Perché non è andata con gli altri richiami dei disincarnati, questa disincarnata? Quali richiami? Non li ha visti? Mm. Elena, lo chiedo a te, è Mhm. possibile che in qualche modo un po' incomprensibile a noi le persone che faranno una sessione sono già decise e quei disincarnati quindi non rispondono per presentarsi ai richiami generali, per presentarsi al proprio particolare, C'è qualcuno che aspetta perché lo sa. che arriverà il suo momento? Sì, E se poi quella persona parente in vita non fa la sessione? me lo sanno già. Di là se lo sanno già. E qua Allora si se apre libero arbitrio, si aprono sì, discorsi su discorsi. sì, perché allora quello che posso vedere, cioè mi sono un po' messa dietro a vedere, no? Come può, le varie opzioni e mi fanno vedere che lo sanno già, cioè se aspettano è perché avviene, in media è così. Poi può essere tutto, però se guardo tipo, mm, adesso sto guardando i parenti di Franci e la maggior parte hanno aspettato perché lo sapevano già. Era come se non ci fosse nessun'altra finestra per loro, non so come dire. Sapevano che era questa la loro, boh, no? Mhm. Per questi che hanno scelto di venire all'apertura del portale aureo di Franci. Quanti sono questi parenti? 321. Mm. E i più davanti chi sono oltre alla bisnonna? Allora, bene o male vanno in ordine di morte. Ma quando è così in generale, spesso io vedo proprio come se fossero e quelli che sono appena morti sono davanti e man mano indietro, come se fosse al contrario, no? Gli appena morti davanti, Sì. i meno morti indietro. Va Mm. bene. Un messaggio corale di questi 3, 2, 1? Ah, ecco, vedi. Si parte, Via. sia per loro che per Franci. È il via, è la punto zero. Via tutte. E lo chiudiamo. Mhm. Pronti via. Abbiamo già visto praticamente tutto il quadro. Causa esoterica del lavoro insoddisfacente che ha avuto per tanti anni e del cambio che si è concessa complice la pandeminchia. Sì, allora è proprio chiaro che lei è come se fosse stata eh, trasportata dal dovere che si sentiva sulle spalle dei figli, no? Quindi quasi come se non si fosse neanche, era in una tipo un'anestesia dove lei non si accorgeva neanche che quel lavoro qua non era il suo, no? Cioè Mhm. come se in eterico la vedo come sospesa su un corridoio bianco, ok, dove lei camminava e quello era il suo lavoro, ok, senza quasi come se fosse ipnotizzata, no? Ma dovuto proprio a questo carico dei figli che aveva sulle spalle. Ehm, con l'occasione della pandemia, ha sentito si è un po' alleggerita anche perché i figli adesso sono più grandi e quindi è come se avesse aperto gli occhi e si fosse un po' rilassata, no?
e quindi ha preso il coraggio e l'occasione per andare a cercare se stessa proprio. Ecco, direi sì, si è presa il tempo proprio per se stessa. Lei ci ha parlato di una moltitudine di possibilità, ma non ce ne ha spiegata neanche una. Mm, Quale vedi più probabile? No, giusto, giusto così. Quale vedi più mm, mm. probabile? Tipo una direzione. Allora, la prima immagine che mi è arrivata, che è quella di quelle scosse, ok, era molto incentrata nella città, quindi prima cosa dovrebbe alleggerirsi un po' da quell'energia pesante e carica che ha la città. Quindi se lei potesse, la prima cosa che l'aiuterebbe è andare un po' in fuori, vicino magari vedo del verde, ma tipo prati e vicino a dell'acqua. Questo per essere più a livello energetico, più carica per andare verso se stessa. Vedo che ha a che fare con un gruppo di persone. La vedo in centro e con un cerchio di persone intorno a cui lei mostra delle cose. Questo non so se le può essere d'aiuto. Vabbè. Mm. In seconda battuta? Comunque vedo che è come se deve trasmettere un mestiere ad altre persone, più che lei agire sulla persona in sé, proprio trasmettere un mestiere ad altre persone. Quindi ehm, Culinario? potrebbe essere, in effetti, potrebbe essere perché vedo ha una divisa e c'è un bancone, questo. Quindi potrebbe essere culinario, sì. Mm, potrebbe essere anche sì. Mm-mm. Ci Beh, potrebbe stare. C'è il pratico, ma è più, cioè non è un lavoro, che ne so, di fabbrica, no? Ma è proprio una cosa che a lei viene, eh, che le piace, che la appassiona, ma di concreto, che trasmette agli altri. Mm. va bene. Mm, mm, mm. Quindi la direzione della vita è questa, Sì, questo è lavorativamente l'ideale. parlando. Mm. E in generale la direzione della vita, lei cosa è venuta a fare qui? Ad avere dei figli? Aver Nella fatto... vita. No, lei è venuta a fare delle esperienze per imparare delle cose, per evolvere, no? Ehm, diciamo che la prima cosa che mi viene verso i suoi figli è che si è scelta di crescerli senza il padre perché così era libera di fare quello che voleva. Mi è arrivata proprio questa cosa qua. Mm. Come se dovesse mettersi alla prova per diciamo, fare l'esperienza di mamma e crescere, eh, vedere di riuscire a crescere dei figli come voleva lei, quindi con le sue energie, no? Quindi provare a se stessa, la PS dice, imparare a fare da sola, a raggiungere da sola un obiettivo, perché nelle altre vite è sempre stata affiancata ed era come se si sentisse non adeguata, no? A sufficienza, non era sicura di essere stata lei, tra virgolette, mi dice. E mi fa proprio vedere che invece qui si è voluta mettere in gioco per farlo tutto da sé. Più che compito verso i figli o causa esoterica del fatto Mhm. che lei è madre proprio di questi figli, sì, certo anche questa domanda, ma ci sono delle vite passate che hanno Quando- regolato questa situazione. Lei è madre di questo ragazzo o ragazza. Allora, il ragazzo è stato suo marito in una di queste vite che mi faceva vedere dove avevano dei figli e collaboravano molto.
Quindi invece qua si sono trovati madre e figlio. Mhm. È passata una Dove... farfalla Mm, adesso. Perché? Mai visto una farfalla passare così? Una cavolaia giallina, bianca. gialla, sì, infatti ho visto che era gialla. Eh, mi fa vedere, non c'entra niente, però è come se eh, fosse il collegamento tra quella vita e questa, ma mi fa vedere tipo un albero in mezzo a un bosco vicino a un prato, dove c'è un nido sull'albero, un nido di farfalle, che però c'è un nido di uccello fatto però da dove escono farfalle. Mm? Ma in relazione alla vita Sì, col figlio che all'epoca era il marito? sì, Mhm. E perché oggi madre e sto figlio? guardando, allora, si riferisce alle emozioni, al cambio di prospettiva, di paradigma. Eh, mi dice che loro due devono sperimentare tutti i ruoli tra loro. Vogliono, vogliono, si sono dati come progetto di affinità animica, mi viene da dirti, è la prima volta che la vedo così chiara, no? A volte ci sono delle anime che nelle vite si rincontrano e decidono alla prima vita quale progetto seguire insieme nelle varie vite. E loro hanno deciso di sperimentarsi in tutti i ruoli possibili, sempre come maschio e femmina, nelle varie vite. È proprio un tirare fuori le prospettive, le emozioni relative alle prospettive. Mi fa vedere tutte queste farfalle che escono e che si ripetono nelle vite. Stessa domanda per la figlia. Allora, la figlia, allora, l'unica, mi fa vedere questa vita dove la figlia era la nonna di Franci. Era la nonna di Franci, la vedo mm, vicino a questa, come se avesse in una casa vicino a un fiume, in una vita. Mhm. E l'immagine che mi fa vedere, allora, due immagini. Una, la nonna era abbastanza affaticata, quindi secondo me verso la fine della sua vita. Lei era bambina, 8-10 anni, poi mi fa vedere questa immagine dove la nonna le insegna a lavare i panni al fiume. Ho capito. E i genitori non, era curata da questa nonna, non c'è nulla di... Diciamo anche che in generale è molto difficile dare una motivazione specifica al Mm, perché questi figli e non altri. Su 2218 figli non erano loro, erano altri, sì, no? sì, no, no, ma Diciamo infatti... che il cerchio è sempre lo stesso, c'è un Mm, grosso inganno dietro, che poi alla fine abbiamo voluto noi, probabilmente, anzi con una certa certezza, questo inganno sta per crollare. mm, mhm. Quindi questo punto un po' debole, come anche i Sì, non punti c'è nulla di... precedenti, Mm, si potrebbe un po' collegare a uno stile unico che è quello del negare il consenso. Nick. mm. Il quinto punto, lei ha paura dell'agenda, vuole fare qualcosa. Lei nega il consenso. Anzitutto, secondo me, lei dovrebbe semplicemente agire con cognizione di causa nella sua vita. Mm, Per esempio, diamo una occhiata, Elena, mhm, perché è molto coerente questa cosa. Siamo verso la fine di marzo 2023, mhm, andiamo in Francia.
tutte le città Mhm, francesi, mhm, Parigi in primis. mm, La gente agisce, sì, si è rotta il cazzo, mm, con l'ennesimo sopruso a gradi, innalzamento mm. di soli 2 anni dell'età pensionabile e un abbassamento dello stipendio medio, la gente sta facendo una rivoluzione. Mm. Personalmente io voglio far piovere gigantesche ad eternum in tutto questo paese. Sì, sì, è molto, molto, molto forte quello che stanno facendo. Vedo che sta dando ehm, risultati. Riescono veramente a immobilizzare la nazione perché è come se vedessi proprio, come se avessero messo, avessero riempito le strade delle città, soprattutto Parigi, ok, di fango. Hanno immobilizzato, come se avessero fango che poi si asciuga e diventa cemento. È come se avessero proprio incementato tutto, hanno immobilizzato tutto. In eterico è proprio un blocco, è come se Ok, avessero isolato la città, c'è tutte le città. dietro, Elena, Deep State. Ehm, allora, sì, allora, la partenza è Deep State. Come ti posso dire? Sto guardando Parigi, proprio per capire più. Allora, è come se ci fosse uno che c'è uno, no? Come se fossero due bambini. Uno spinge per arrivare per primo e l'altro lo spinge via per prendere il posto. Mhm. Ehm, Solo che non hanno, lottando così, non hanno visto che da dietro ehm, Le persone. arrivavano le persone che li hanno accerchiati e immobilizzati. Ad eternum sono scesi tra le persone. Sì, e ad eternum sono uscite le persone, un, direi un 15% sono stati polverizzati Mhm. Da cosa? dagli ad eternum. Ah, ok. Mm. Adesso pioggia di coriandoli, di fogliettini sulla Francia. Ogni fogliettino Non va ti sento? Mm. in mano. Mi senti? Ah, che bello che Sì, mi senti. un po' a Mi scatti senti ti adesso? sentivo. Sì, sì, adesso sì. Ogni fogliettino va nelle mani, nel cuore, nella testa, nell'essenza di ogni persona. E questo fogliettino recita questa frase: Tu es le créateur, tu es Dieu. Mm. Che succede? Che sì, è talmente vibra talmente tanto alto. Allora, vedo proprio, allora, prima con l'ad eternum su ogni persona sono diventati tutti vibrazione viola, rosa, ok? Proprio così in movimento, no? Con questi foglietti è talmente diventata alta, ok? Che ha fatto tipo una reazione di deflagrazione, ok? E tutti i palazzi del deep state e i soggetti del deep state sono esplosi e eh, mh, spariti, Ok. ridotti in polvere. Questa situazione della Francia creerà conseguenze a catena. Sì, ho rivisto prima quando siamo arrivati lì subito, ok? Ho rivisto la rivoluzione francese. Sì, che però in realtà era fortemente ordita da poteri occulti, cioè nascosti.
sì, da dietro, ma la reazione delle persone, Mhm, ok, quella potenza lì ho visto che poi ha fatto, diciamo, ha riecheggiato anche negli altri paesi. mhm, Ok, questa reazione qua delle persone l'ho rivista uguale. mhm. I fogliettini vanno a finire nelle mani di tutti, anche dei flick, Sì. di quelli che sono lì, belli imbardati. Mm, 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 Ognuno è un creatore e un creatore sì. non prende ordini, un creatore crea, Mm. decide autonomamente, non esegue gli ordini. Gli ordini di chi? Infatti la cosa è proprio che quello che ho visto non è che hanno fatto tutti la stessa cosa, ma è proprio a livello energetico e vibrazionale che è aumentata la potenza di ognuno, cioè indipendentemente dagli altri, no? Quindi non seguendo una linea, ma vibrando per la loro vibrazione stessa, ok? E questa è stata la potenza. Più che fare una cosa tutti uguali, no, a livello proprio di Matrix, Mm. era proprio la vibrazione che è aumentata, quindi ognuno col suo potere di creazione. Pioggia di coriandoli sull'Italia. Tu sei il creatore, tu sei Dio. Il primo coriandolo si poggia sulla fronte di Franci. E se le vuole, viene assorbito completamente. Mhm, mhm. Vedo un riecheggiare proprio intorno a tutto, a casa sua. Ehm, l'immagine che mi fa vedere è di non stupirsi se i suoi figli la guarderanno come se lei fosse un'altra persona, perché vedono e sentono la vibrazione libera, diversa dal solito. Mhm. Anzi, questo dovrà darle la conferma che sta andando verso il suo benessere in libertà, che lei può creare tutto. Diamole una spinta in più, mandiamola adesso a Mhm, vedere in eterico quello che succede in Francia, a prenderne l'essenza, assaggiarne l'essenza. mhm. Va nel dettaglio, nel senso mi sono apparse delle immagini più dettagliate quando lei è andata a vedere, cioè più nel concreto di quello che potrebbe succedere e vedo proprio degli eventi a catena, no? Non tanto, eh, è come se questo blocco che i francesi stanno facendo, bloccano proprio la nazione e quindi a un certo punto eh, Macron Mhm. si troverà a dover uscire dai giochi Mhm. Dov'è perché adesso? allora io lo vedo lì a Parigi come se fosse in un posto dove tra virgolette nessuno sa che quello è il suo posto, che osserva la situazione e dà comandi. Mhm. Fra un po' di giorni le persone che sono intorno a lui lo abbandoneranno, tra virgolette, Mhm. e quindi lui sarà obbligato a mollare tutto. Cosiddetta moglie nonna, dov'è?
cosiddetta moglie nonna è molto agguerrita e è come se io vedessi che è lei che ti dice fai così, fai Certo. cosà. Ah, lo vedo proprio Ha chiaro, il in una maniera pene, anche... questa? Sì, sai che immagine mi è arrivata? Mm. Sai come si chiamava quello là che aveva il padrone della fabbrica dei Simpson? Così, Mr. Burns. ecco, È umana? così. No, ha sembianze rettiliane soprattutto. Ha una PS? No, Lui? non più. Ok. Quindi marchio a fuoco, io lo Mhm, faccio se vuoi unirti anche a mhm, me. sì, Come si marchiano le vacche, no? Marchio a sì. fuoco sulla fronte di lui e di lei. Tu n'es pas Dieu e tu n'es pas une déesse. Tu n'es pas Dieu, anche a lei, Mhm. che tanto non E è una tanto donna. infatti. Loro non lo sono, gli altri sì. Mhm, Restituiamo l'ordine alle cose. esatto. Dammi una controllata a quella persona che sappiamo che è lì adesso Mm? e quell'altra persona accanto a Mhm. lei. Se le vuole unirsi a questo lavoro, lo può fare. Sì, stavo già facendo da ieri, vedo. È un Mm? caso che questa persona sia lì adesso. No, infatti no. Mhm. Come le ho già detto ieri. Ah sì? Mm. Le ho proprio detto questa cosa qua. Va bene. Mhm. Quindi Franci nega il consenso a tutto quello che non le piace e dà il consenso in quanto Dio a tutto quello che le piace. Sì, quello che Franci dovrà ricordare spesso è che se anche nelle piccole cose a lei non va così, lei nega il consenso e arrivando proprio dal profondo con la vibrazione alta, quella cosa sparirà e lei creerà l'opposto, quello che a lei fa star bene. Questa cosa la dovrà tenere molto bene in mente. Ok, perché è uno strumento potentissimo. Lei nega il consenso e crea l'opposto. E così è, cioè, funziona così. Dovrà arrivare a sentirlo proprio dal profondo, come allenamento proprio. Ok, andiamo al cluster. Sì, è come se fosse una biblioteca. Quindi ci sono tutti questi scaffali altissimi con le tipiche scale delle biblioteche che si spostano su dei rulli, dei carrelli. E ogni libro è una vita, con scritti i contratti. Ci sono le scritte rosa, delle esperienze che vibravano alto di tutte le vite, le scritte nere delle esperienze che vibravano basso. Eccomi. Che è successo? Boh. È passata la Così, primavera? esatto. Ma fammi un esempio delle due scritte, una a caso di una e dell'altra. Allora, mi fa vedere questa pagina di questa vita dove lei abitava nelle Hawaii, mi dice, quindi un nativo delle Hawaii, una donna, e aveva appena finito di fare le tipiche ehm,
no, ghirlande con i fiori, tutti fiori rosa. E poi l'esperienza sotto, sempre della stessa vita, della stessa pagina, quella è scritta in rosa e l'altra è scritta in nero, dove eh, pe- il figlio potrebbe essere questo bimbo di 3 anni che era il figlio di sua sorella, ok, è morto annegato nel fiume. Questi sono i due eventi, uno di fianco all'altro. Li toglie? Tutto toglie. Cosa lascia al posto? Niente, anche gli scaffali e la scala tolto tutto, rimane tutto una parete bianca, è un cerchio, Mhm. tutto bianco. Cluster. Guarda, questo era il cluster, ok. Scusa, Avatar, scusami, scusa. Sì, che strano, appare come un lottatore di sumo. Mhm. Pensando di poter... Maschio, sì, in carne, sì, sì, proprio un lottatore di sumo, con i capelli pannolone. legati. Sì. Ah, sì, mi sentono dire che il pannolone mi uccidono. Con il telo mutanda, Mhm, sì. con le chiappe al vento, Sì, con è quella seduto, quindi parte non si vede. centrale, Sì, sì. con quelle chiappe un po' assenti. Mhm. E cosa ne fa? Apre il portale definitivo e butta tutto dentro. Mi viene da dire senza difficoltà, nonostante sia un lottatore di sumo, no? Perché lì si può fare, perché noi possiamo fare tutto. Certo, poteva anche essere Golia, Mm, Godzilla. sì. Chissà se Golia e Godzilla iniziano con GO, Mm, entrambi a caso o non. Godzilla, Golia. Forse che GO mm. sono due lettere con una certa vibrazione. Gol. Gol e go. Mi è venuto go. Go. Vai. È come se il programma di questi software fosse vai, non ti Autolanciante. fermare. Sì, eh. passa Autolanciante. soprattutto. Mm. Nei software è un exe, un executive. Vedi? Ah, infatti, vedi? Ah, ecco, sì, sì, esatto, esatto, bravo, bravo. Ecco, eh sì, go. Cioè, appena sia, lui si esegue. Esatto. Beh, Mm, mm, mm. Godzilla, Sì. Go e Golia. Va bene, via. Creazione anche qua. Suggerimento, il suo ad eternum lo faccia a forma di cristallo, Mhm, ok. se vuole. Sì, sì. Sì, un cristallo ottagonale. Vibra proprio, cioè come se avesse... Mm, lo fa proprio che continua a... Come posso dirti?
Spesso lo vedo che è energia che fluttua, ok? Qua è proprio come se emana l'energia, eh, più in maniera un po' come Franci, no? Più Più? mm, allora, spesso lo vedo più un movimento più circolare. Mhm. Qui è più ehm, lineare e che parte molto più velocemente. E Repentino. poi, esatto, repentino e si stabilizza dopo. Vabbè. Ah. Ci sono ancora il dinosauro, il Siriano, l'Amantide, Zeus, 3 Mm. DL e 3 entità mentali più tutti gli impianti? No, non c'è più niente. Multiboomerang esiste ancora? No, Nuova vibrazione di Franci. 314 miliardi, Nuova consapevolezza. 173, Nuova quantità di anima. Percentuale di anima. 68 in questo momento. Ite. 1847, Cervello. 9,4. Messaggio che vuole lasciarsi. Questo, questo è il messaggio fondamentale. Da oggi in poi parti da dentro e vai fuori. Non farti trascinare dal fuori che poi porti dentro. Nel senso, finora lei agiva per sistemare l'esterno, tra virgolette, ok? Ora invece, siccome lei sa e saprà sempre di più e sarà sempre più affermato che crea lei, quindi parte dall'interno e crea la realtà fuori. Parti da dentro e porta fuori. Questo è fondamentale, si dice a se stessa. Messaggio al figlio maschio. Fissati meno sul futuro, vivi di più nel qui e ora per trovare la tua strada. Alla femmina. Vivi per te e non per me. L'ex marito, compagno, padre dei figli. Eh, Smussa più le tue emozioni per vivere meglio. Ai francesi. Eh, Createvi per creare. Immagine finale di Franci. Eh, ehm, è come se lei volesse, no, è come se quello che sta facendo adesso è, la vedo che crea un sacco di plum cake, Mhm. ok? E le distribuisce, quando qualcuno si avvicina, lei dà un plum cake così sta lontano. Nel senso, fa sì che il suo campo sia suo e quindi sta tenendo, in questo momento sta tenendo quello che arriva da fuori lontano con dei plum cake.
con dei plum cake. Sì. Ce li do da mangiare i plum cake e stanno via, lontano. Non so se ho reso l'idea. Mhm. No? Più o meno. Diciamo, è come se per lei fosse semplice e poco dispendioso fare i plum cake, quindi per tenere lontane le interferenze dall'esterno, quindi anche persone o no? Per essere integra, spreca poca energia dando da mangiare i plum cake così tiene tutti lontani. Ah, ok. Ecco, questo. Ultima occhiata sulla Francia. Allora, vedo tutte le persone come se avessero capito il meccanismo di alzare le vibrazioni, ok? E che loro creano e quindi tutti stanno creando, si sono uniti, diciamo, come se fosse nei posti più cruciali, quindi il posto più cruciale in eterico è il centro, ok? Loro sono al centro con questa vibrazione altissima, questa energia azzurro luminosa che spara. Mhm. Ok, e man mano che aumenta l'energia, loro si espandono e quindi prendono, ehm, diciamo, le energie basse, le raggiungono e le annientano e si stanno espandendo sempre di più. Va bene. Mm. Pronto a tornare? Mhm.